Bentornati su Esu Production. Oggi sono appena arrivato a Ortisei e volevo già iniziare a registrare per i video, ma oggi la giornata è così. Piove tanto. Adesso ho appena smesso in realtà, ma sono ormai le 6:15. Però ho intenzione nei prossimi giorni di portarvi un pochino di video correlati a foto per farvi vedere un pochino di paesaggistica, anche se non è il mio genere fotografico preferito. Ci vediamo domani. Giorno 2, incominciamo e come vedete il clima è un po' bruttino ancora, però oggi proviamo a fare qualche foto. Bentornati su Eslu Production, oggi giorno 2, siamo qua sul Seceda con tutte queste nubi, ovviamente sono qua con la mia fedelissima Z8 e la DJI Osmo Pocket 3 che sta registrando e vediamo un po' come si comporta. Qui il panorama, come potete vedere, è molto nuvoloso, ma a noi ci piace perché chiaramente le nubi possono aggiungere un po' di dramma alla montagna. Cerco di fare qualche foto e magari non ho portato i treppiedi perché non ho idea di quanto abbia intenzione di camminare, quindi volevo stare leggero. Quindi oggi Z8 con 24-70 e 35-8 nello zaino, nel caso in cui volessi fare qualche foto con ottica fissa, giusto per darmi un pochino più di limitazione, un pochino più di ispirazione. E via, oggi sono 5 gradi e siamo a giugno, cioè veramente freschino. E quindi adesso vado a fare qualche foto e ve le farò vedere a schermo e chiaramente poi penso di voler fare un voice over, immagino, nel dopo per raccontarvi un po' l'esperienza fotografica oppure la monto sulla macchina. Adesso vediamo. Adesso ci siamo spostati nuovamente, siamo scesi qui dal sentiero e facciamo le foto a questa inquadratura, veramente bellissima, con questa nuvola laterale e veramente mozzafiato, bellissimo. Adesso vi faccio vedere qualche foto. Allora, sta arrivando il maltempo e quindi la sessione fotografica direi che è più o meno finita. Adesso mi mangio qualcosa che c'ho una fame pazzesca. Comunque è giusto per farvi vedere cosa intendo con maltempo. Questa è la situazione, qua ci sarebbe una montagna e è arrivato insomma il nuvolone pazzesco. Scenografico perché è stato molto utile, però adesso è un po' too much. A parte che si muove in continuazione, quindi in base a dove mi metto si vede o meno la montagna che è lì appunto. Però queste foto le ho già fatte, ne voglio fare giusto altre 2 da più in basso e poi basta. Giunti a questo punto c'è bisogno di un aneddoto prima di continuare, perché passiamo dalla foto paesaggistica alla foto di ritratto. Il motivo è che lungo il tragitto che vi ho indicato nella clip precedente incontro 2 fotografe professioniste di matrimonio, Amanda e Megan, una norvegese e una americana, che si trovavano in zona poiché l'indomani dovevano andare a scattare delle foto a un matrimonio a Cortina. Ora succede questo, che ci prendiamo in simpatia e incominciamo a parlare e decidiamo di passare la giornata insieme per scattare insieme delle fotografie. E la cosa interessante è che poi conosciamo altri fotografi, adesso non mi dilungo perché diventerebbe davvero una cosa lunghissima, però la cosa interessante è questa, che a un certo punto la ragazza norvegese si presta a farsi fare dei ritratti per la sua pagina Instagram, poi vi lascio entrambi i loro nomi qua, e a un certo punto decide di svestirsi, rimane solamente in canottiera, quindi vi ricordo che siamo sul Seceda, a 2500 metri,
con 5 gradi percepiti, vento e umidità pazzesca dovuta alle nuvole che portavano appunto delle goccioline d'acqua, quindi non dico che in quel momento stesse piovendo, ma poco ci mancava. A un certo punto si mette appunto in canottiera, tira fuori dallo zaino una tunica da notte e si fa fare dei video, delle foto in cima alla montagna, posata in mezzo a questa nebbia incredibile. Adesso vi faccio vedere le foto che ho scattato, però volevo raccontarvi questo aneddoto perché io veramente sentivo freddo per lei, davvero, non sto scherzando. Se nelle prossime foto percepite anche voi freddo, mettete un like e commentate. Buona visione. New friends for life. Yeah, Love it. absolutely. Nice to meet you. Ciao. Ciao. Giorno 2 al Puez. Proviamo a fare qualche scatto anche oggi, sperando che la Osmo registri bene l'audio, che c'è molto vento. E in questo momento no, grazie, per fortuna. Oggi c'è un gran sole, molto molto alto, perché è circa mezzogiorno, quindi adesso la luce è un po' battente, su molti contrasti, vediamo di tirar fuori magari qualche bianco e nero. Adesso siamo qua con la guida che ci sta facendo fare una passeggiata nel fondovalle, come potete vedere. È veramente un posto incredibile. Comunque sto cercando di fare qualche foto, ovviamente come potete capire il vlog non posso farlo continuamente, anche perché adesso il terreno è facile, ma ci sono dei punti in cui ci sono tutte le rocce, le cose. E prima, adesso vabbè, il fondovalle è tranquillo, però diventa anche pericoloso per me, quindi abbiate pazienza. Comunque sto cercando di fare il più possibile un po' di vlog, giusto per farvi vedere un po' il posto, perché veramente è molto bello, e poi commentiamo insieme le foto. Quindi ovviamente nei commenti mettete like al video e commentate, che così vediamo un po' gli errori che ho fatto, perché vi ricordo, io non sono assolutamente un paesaggista. Ora, dico questo, il mare è bellissimo, non c'è dubbio, ma vi dico il fresco che c'è qua, l'aria, il fatto che puoi camminare per chilometri senza incontrare nessuno. Ora sarò io un po' sociale, senza dubbio, però mi piace molto. E tanto per farvi vedere, guardate un po', cioè una bella passeggiata così, che poi questa, vi dico, è una passeggiata facilissima. A prova di bambino, c'è anche un gruppo che oggi ho deciso di seguire la guida, perché in buona sostanza volevo vedere se riuscivo a scoprire qualche posto nuovo. C'è anche un signore di 80 anni, c'è proprio, è da un'oretta e passa che stiamo camminando, ma è un sentiero sì, con qualche salita e qualche discesa un po' sconnesso, ma fattibilissimo. Ora sì, se non è particolarmente allenato forse non porterei tutta l'attrezzatura, infatti ho fatto bene a portare solo la Z8, il 2470 e il 35, che comunque già sanno più queste cose, sono 4 kg, però gestibili, dai, ci si prova. Più che altro sarà il ritorno.
Bentornati su Sul Production, giorno 3. Oggi siamo sull'Alpe di Siusi e stiamo facendo un giro qua in questi fantastici prati, tutti qua intorno. Ho dimenticato l'Osmo Pocket in hotel, quindi sto girando col mio telefono, quindi spero che l'audio sia decente, dato che c'è un po' di vento. Un po' di foto oggi, che adesso poi farò vedere, e interessante questo percorso qui, che è uno dei primi che si incontrano con il boschetto di sfondo e le montagne. Secondo me qua può venire un bel gioco di prospettive. Vediamo un po' le foto. Giorno 4, siamo a quota 2700 metri alla Forcella del Sassolungo, qua lo spettacolo è incredibile. Proviamo a fare qualche foto prima che inizi a piovere, quindi sarò veloce, vi faccio una breve panoramica e vi faccio vedere un po' il posto. Guardate qua. Bellissimo, bellissimo, nulla da aggiungere. Questa è l'immagine che voglio immortalare. Facciamo un bracketing con la mia Z8 tutta bagnata che sta piovendo e cerchiamo di riprendere questa bellezza, questo luogo incredibile. Allora, siamo già in seggiovia perché qua è venuto giù un diluvio. Sono comunque riuscito a scattare un po' di foto, sono molto contento. Siamo in questa seggiovia, ragazzi, che si sta in piedi. Ora non so se riuscite a vedere la cosa, è minuscola e tutto bagnato. Guardate anche la mia macchina, completamente fradicia. Però la Z8, anzi non dice niente, aspetto di scendere e vedere un po' se funziona ancora. Però ho fatto un po' di bracketing col treppiede e penso ne sia valsa la pena, speriamo. Sta fermando. E niente, adesso appena arrivo giù riparto e vediamo se riusciamo a fare anche l'altra seggiovia del Sassolungo, anche se come vedete sta diluviando, però poco ci importa perché al fine fotografico le nuvole e le montagne va molto d'accordo, anche la pioggia, e quindi sono molto contento. Più del sole, dico la verità. O il tramonto sarebbe stato molto bello, ma gli impianti qua chiudono alle 17:30, oppure pioggia, e sono contento. Non ditelo agli altri alpinisti e escursionisti perché probabilmente mi staranno odiando in questo momento sentendo queste parole. Comunque una cosa che non vi ho detto della seggiovia è che qua si sta in piedi e poi tra l'altro vedete questa cosa qua alle mie spalle? Perfetto, quella è la porta, ma la seggiovia non si ferma la seggiovia, quindi tu devi scendere saltando ed è pazzesco, cioè nel senso è tipo alla Fantozzi quando c'è l'autobus che gli passa sotto che lo prende al volo, stessa cosa, e non rallenta neanche, devi anche saltare e essere abbastanza lesto a levarti che sennò ti cadi giù. Quindi divertente, molto divertente, con un treppiede in mano, la macchina qua e lo zaino, divertentissimo.
Bentornati su SL Production, siamo sul passo della Riscesa e oggi col telefono per provarlo un pochino e adesso facciamo qualche foto qui da questa vista che è veramente incredibile e adesso cercherò di farvi qualche foto e di mandarvela così da farvi vedere qui sullo schermo come sono venute. Poi vi devo anche raccontare che in questi giorni ho avuto una conversazione con Damiano di Pro Mirrorless che mi ha fatto una consulenza fotografica e vi voglio raccontare poi un po' com'è andata. Però questo forse in un altro video se vi interessa. Mi raccomando, commentate. Bentornati su SL Production, oggi ultimo giorno di montagna qui siamo a Sassolungo e siamo con vista sulla Marmolada. Adesso vi faccio fare una breve panoramica di ciò che vedo. Guardate qua, una vista veramente incredibile, bellissimo, scusate il controluce ma non c'è altro modo, è veramente molto molto bello. Oggi cerchiamo di fare qualche foto anche oggi e vediamo un po' cosa esce. Adesso sto scendendo giù dal rifugio Comici, panorama sempre ovviamente bellissimo, e perché oggi a sorpresa c'è un mio amico di Trento che mi viene a trovare, anche lui fotografo e videomaker, diciamo che lui fa dei cortometraggi, anche lui è un amatore però mi ha detto che mi passa a trovare, quindi adesso scendo giù, torno a Ortisei e dovremmo vederci intorno alle 3:30, così facciamo qualche video anche con lui e facciamo qualche tentativo di video o foto insieme, vediamo un po' cosa esce fuori. Niente, ci vediamo tra poco. Attacchiamo la tua X100V, l'attacchiamo, vedi qua sotto con l'attacco, lo attacchiamo su questa e facciamo le foto con la Z8 e il video con la magica X100V. Cos'è la X106? V6 e V, basta. C'è la Fuji. Attacchiamo? Facciamo Vai. Ciao, sta lì. Va bene. Niente, abbiamo trovato con Leonardo, vedete il setup ideale, pesa giusto quei 4-5 kg che per il mio deltoide, ma chi è che droneggia? È un parco nazionale. Comunque, dicevamo, adesso vediamo come esce fuori. Fotonica, cioè passeggiata in montagna. Tipo adesso sto registrando. Se volo di sotto... Però è stabilizzato il volo. Chi ha detto che serve un drone per fare i voli stabilizzati? Amico mi hanno chiesto di fargli una foto a un gruppo di turisti che ha fatto la foto da solo e quando gliel'ha fatta vedere c'era la sua faccia grossa così. Azione. Allora, siamo qua nel bosco di Ortisei. Questo come si chiama? Tu lo sai? Bosco Atro. Bosco Atro, perfetto. Siamo qua a Bosco Atro. Andiamo a fare qualche foto con questa luce piattissima cercando di sfruttare qualche contrasto, ma dubito ci riusciremo onestamente.
e stiamo provando il microfono nuovo di Leonardo, nuovo acquisto, cigolante. Tra l'altro cigola già dal primo acquisto, quindi però è bello, c'è un bel microfono, vediamo come isola il fiume. Dai, andiamo a vedere qualche foto, su. Sì.